Oh, via la suoneria. Buongiorno, oggi torno con un unboxing e come al solito sono carichissimo per questi video perché vi anticipo già, qui dentro c'è il mio nuovo microfono con i suoi accessori. Ne ho presi vari di accessori per questo microfono. Infatti questo vuole essere anche un video dove vi spiego la mia configurazione audio e come sto cercando di migliorarla. Poi tra l'altro, se arrivate fino in fondo a questo video, vi spiego anche 2 o 3 trucchetti in modo tale da poter catturare l'audio al meglio. Ed oltretutto questo setup costa più o meno 200 euro, quindi non è neanche una cifra eccessiva. Magari più avanti farò un upgrade ancora migliore, però per ora vi farò vedere questo. Oltretutto su Instagram, attraverso alcune storie, ho già condiviso il microfono che mi è arrivato, quindi se volete essere i primi a vedere quello che faccio quotidianamente, andate a seguirmi su Instagram e non vi perderete nulla. Poi come al solito qui sotto vi linko tutte le cose che sto per nominare e oltretutto sempre qui in descrizione vi linko anche il mio gruppo Telegram delle migliori offerte, attraverso le quali potete anche ottenere dei bonus, delle cose interessanti. Quindi se volete approfittarne gratuitamente è qui sotto, andate a farci un giro e se volete unitevi, tutto gratis. Ora però abbiamo già parlato abbastanza, quindi direi che è ora di iniziare. E prima di aprire i pacchi voglio farvi vedere un microfono che ho preso esattamente la settimana scorsa mentre aspettavo che arrivasse questo pacco, perché avevo da fare un'intervista veramente importante e non volevo andare impreparato. Ed è un microfono doppio fatto apposta per le interviste. Questo microfono è molto economico, vi lascio all'unboxing di settimana scorsa dove vi spiego anche a cosa mi è servito. Poi torniamo qui immediatamente per vedere cosa c'è qui sotto. Domani devo andare ad intervistare il general manager di N26 Italia, quindi nell'attesa che mi arrivasse l'attrezzatura migliore per i microfoni ho preso un microfono sostitutivo per le interviste, per non presentarmi lì come un disgraziato. È il Boya da 30 euro, è un doppio lavalier che si collega soltanto con un jack nella fotocamera. Apriamolo. Molto economico e poi con il Prime di Amazon mi è arrivato in un giorno, quindi riesco ad andare a Milano con qualcosa. Eccolo qui. Allora, cartine ancora. Questa è la sua custodia, Boya, e dentro c'è il microfono, il jack da attaccare alla fotocamera, lo sdoppiatore e poi dopo lo sdoppiatore che vedete qui c'è il doppio microfono in fondo. Eccoli qua, uno e due. Ovviamente poi ci sono vari adattatori e il foam, i pezzettini di cuscinetti, non so come chiamarli in italiano, da mettere sul microfono. Questo set l'ho preso perché la spedizione era più veloce, arrivava soltanto in un giorno. Domani mi serve, costava poco e nonostante costasse poco e costa poco, riesce a darmi lo stesso una buona qualità audio per la mia intervista. Alla fine l'intervista con questo microfono è andata molto bene, sono molto soddisfatto della sua qualità nonostante costi soltanto 30 euro e sia tutto a cavi. Vi lascio qualche clip spoiler di quella video intervista in modo tale che possiate sentire la qualità di questo microfono e se vi piace. Da dove inizia la storia di N26? Certo, vabbè, io sono Andrea, io provengo diciamo, dal mondo della consulenza, quindi ho lavorato per diverse banche vecchie, tradizionali, ma banche anche molto, molto innovative e ho passato gli ultimi 4 anni a New York dove ho appunto conosciuto nuove realtà. Però adesso probabilmente state già guardando l'unboxing del mio nuovo set di microfoni, quindi continuiamo con quello nuovo, quello bello, quello un po' più costoso. Ora è arrivato il tempo di spacchettare. Partiamo con il più grande. Forbice, senza sbregarlo questa volta. Fin troppo ordinato. Ah, ma qua ci sono cose anche per un futuro video. Vi do uno spoiler, il video che arriverà sarà fighissimo. Cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere solo questo e ora lo metto dentro. Quindi qui dentro a me serviva solo questo. E questo pacco invece va nascosto immediatamente. Questo è un palo, esattamente, è proprio un palo. Apriamo. È una montatura per la fotocamera, ma non la userò come montatura. Accendiamo la luce. Poi andiamo con il secondo. Sì, questi sono i 2 cavi che mi servono. Cavo stereo con canali destra e sinistra, ovviamente. Normalissimo jack da 3,5 con sdoppiatore audio stereo. Continuate a seguire perché adesso scoprite a cosa mi servono queste cose. Mentre questo è uno sdoppiatore, questo è mono, semplicemente per collegare 2 microfoni. Ed ora capirete perché ho preso queste cose.
Questa è la cosa più grossa. Rode Wireless Go, il mio nuovo sistema per il microfono. Questa cosa è una figata, è stra ingegnosa e molto molto comoda. Io non sono assolutamente un esperto del suono, ma ho preso questo accessorio, che adesso vi faccio vedere cos'è, per la sua comodità. Comunque questi sono tutti cavetti da 5 euro, 5 euro, e invece questo adattatore costa una ventina di euro. Trovate tutti i link in descrizione. Mentre questo microfono wireless, che ha la possibilità anche di collegarci cose, costa sui 180, però ne vale la pena per la sua comodità. Così si apre, ricevitore, trasmittente con il microfono qui sopra e ovviamente anche un cavo 3,5 per poterci collegare eventuali lavalier o microfoni. Poi dentro la scatola ci sono 2 gatti morti da mettere qui sopra dove c'è il microfono nel caso si volesse utilizzare direttamente il microfono. Questo qui, eccolo qui. 2 cavi di ricarica USB-C perché entrambi hanno l'USB-C, un jack per collegarla alla fotocamera, fogliettini inutili e una bustina per portarseli in giro. Ora provo ad accenderli e a scambiarli col mio attuale microfono che è un Rode Micro Mic Go e vediamo subito se c'è della differenza nel suono e dopodiché vi spiego come voglio usare tutti questi accessorini che gli ho comprato. Questa è la prima prova con il Rode Wireless Go. Eccolo qui, come vedete ce l'ho qui sotto. Ora spero che mentre lo muovo non diminuisca o perda la qualità dell'audio, però come potete sentire questo è il suo suono. In realtà sono anch'io curioso di sentire come suoni, perché come vi dicevo prima il mio obiettivo, oltre a aumentare la qualità del suono e la comodità, perché questo alla fine è un qualcosa di wireless, cioè se io cammino adesso vado via, voi in teoria dovreste sentirmi ancora, mentre con il lavalier che vi ho fatto vedere a inizio video, ora sto uscendo dalla camera, è tutto a fili, quindi è un po' un problema. Ora rimetto il microfono di prima e vi faccio vedere a cosa servono tutte queste cose. Rieccoci qui. La prima modalità di utilizzo, come avete visto prima, è semplicemente collegare il ricevitore, prendere il trasmittente, attaccarselo qui in modo comodissimo, iniziare a parlare e sfruttarlo come microfono wireless. Poi la figata di questo è che ha anche un jack da 3,5 e ci si può attaccare un lavalier e quindi lo si può usare soltanto come trasmettitore. Lo si mette qui sulla culata e si tira su soltanto il lavalier sotto la maglia e si parla col lavalier. Per intenderci questo è un lavalier. Però perché io ho preso il palo? Io faccio le interviste e può essere molto comodo e figo portarsi via un palo di questo genere, attaccare qui il trasmettitore, magari metterci anche il gatto morto, così quando lo sposto non si sente lo sfrusciare dell'aria e quando devo fare un'intervista usare questo palo come sorta di microfono. Io sto parlando, tu stai parlando, io sto parlando e questa cosa può funzionare ed essere molto comoda perché nello stesso tempo posso usare questo oggetto in svariati modi e l'unica cosa che ho aggiunto è un palo che comunque può essermi utile anche se devo fare qualche montatura sopra la fotocamera. In ogni caso questa è la sua prima funzione da microfono per le interviste. Ciao, mi chiamo Riccardo e come stai? Molto bene, grazie, e sono troppo ignorante. Seconda funzione, questo cavo stereo lo si attacca qui nel jack da 3,5 e qui si ha un trasmettitore con 2 canali, canale di destra e canale di sinistra. Però la cosa figa di canale di destra e di sinistra, si possono prendere e mischiare in 2 canali 2 suoni completamente diversi. Poi io in questo modo probabilmente non lo userò mai, però volendo lo si può fare e io ho il cavo apposta per farlo, un cavo da 5 euro tra l'altro. Molto più probabilmente però io userò il cavo mono dove si attacca qui, si usano 2 normalissimi lavalier, così non devo usare più questo filo enorme che parte dalla fotocamera e semplicemente nella fotocamera lascio il ricevitore, metto in mezzo alle 2 persone, io e l'intervistato, questo ricevitore e semplicemente uso 2 lavalier. Con questi 2 oggettini si possono fare veramente tantissime cose, addirittura volendo si può mettere questo dentro il motore di una macchina e usare il ricevitore per far trasmettere il suono del motore. Insomma, se li usate e siete dei videomaker avete infinite possibilità, anche perché sono piccolissimi, sono veramente piccoli, sono tascabili e nulla, sono molto molto interessanti. Poi adesso li userò probabilmente anche in modo molto normale, semplicemente attaccandomelo qui per migliorare l'audio nei vlog o comunque quando sono in un ambiente esterno o se devo fare un'intervista. Insomma, li proverò, vi farò sapere cosa ne penso e magari più avanti ci faremo una recensione. E niente, ditemi cosa ne pensate di questo oggettino, perché come vedete io è la prima volta che lo utilizzo, ho visto parecchie recensioni prima di comprarlo perché alla
alla fine è un investimento, costa pur sempre 180 euro questa cosa qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi come sempre se il video vi è piaciuto, poi se non volete perdervi nessun altro video e soprattutto il video dove vi faccio vedere cosa faccio con gli oggetti dentro quel pacco, iscrivetevi e nulla, mi raccomando, spolliciate, distruggete il pulsante dei mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!